Ciao ragazzi, sono Simon e oggi per il nuovo video di Retro Edicola Videoludica Club ho portato un'Amiga e vi parlerò di un videogioco fantastico. Turrican! Oggi ci sono un passo avanti, con il mio potente caschetto ti leggerò nel pensiero. Aiuto. Benissimo, Turrican dicevamo. Di cosa stiamo parlando, Mauro? Per parlare di Turrican dobbiamo innanzitutto parlare di Amiga e quindi di definire che cos'è. Una linea di computer sviluppati dalla Commodore negli anni 80 e pensato principalmente per un uso multimediale. In realtà si è rivelato un'ottima piattaforma di gioco. Abbiamo quindi il classico 500 che è quello più compatibile, più indicato per giocare, quello se vogliamo un po' più sgraziato. Esiste anche una versione 600 che è più piccolo e il più bello, forse il più versatile, è il 1200 che vedete alle mie spalle e qua in versione Tower. Decisamente stupendo. Turrican è un videogioco del 1990 e parliamo di gioco a scorrimento come Metroid, per darvi un riferimento molto conosciuto. E la trama anche in questo caso è molto basilare, riprende le tematiche cyborg, diciamo così. Cyborg che andavano in quegli anni, contestualizziamo il periodo storico, siamo in piena Robocop-mania, sì. I Transformer andavano di brutto con il film e quindi non poteva essere che un cyborg il protagonista, che si muove in questo mondo molto vasto, sono 5 livelli, ma le schermate sono ben oltre 100, se pensiamo alla potenza delle macchine. Passo avanti, gigantesco direi. Soprattutto la versione per Commodore 64 era sviluppata quasi interamente da una persona sola, Manfred Trenz, che da solo ha dato vita a questo universo molto bello. Le versioni per Amiga poi sono state sviluppate dal suo studio, i Factor 5. Tra l'altro anche il comparto musicale in questo caso è potentissimo. Già dalla schermata iniziale, Mauro, perché se non sbaglio c'è un omaggio a un gruppo. Al Manowar, durante la opening di caricamento è ripresa una copertina famosa di questo gruppo musicale. L'accompagnamento musicale è arrangiato da Chris Welsbeck, un compositore che è in attività tuttora, molto famoso nell'ambito delle colonne sonore videoludiche e cala perfettamente il giocatore in quelle che sono le ambientazioni fantascientifiche e anche un po', diciamo, post-apocalittiche, se vogliamo usare questo termine. La versione su Amiga di Turrican ha una grafica molto bella, dettagliata, colorata e che riesce a esprimere meglio, secondo me, l'idea originale di Manfred. Manfred sarebbe Manfred Trenz, però Mauro ha fatto il connubio, è diventato Manfred. È un po' come i Ferragnez, ok? Quindi più o meno lo stile è quello. Scusa Fedez. Un'altra particolarità degna di nota di Turrican è che il gioco non è lineare, ovvero non affronterete i livelli, quindi livello 1, livello 2, livello 3, progredendo fino al boss finale, ma potrete scegliere l'ordine di avanzamento con cui affrontare il videogioco. E questa è una piccola novità che oggi va per la maggiore con gli open world, però al tempo poter scegliere quale livello affrontare era una novità non da poco. I livelli, come abbiamo detto, sono molto vasti, quindi c'è anche molta esplorazione, ci sono molti segreti, molte cose da scoprire che rendono ogni partita diversa dalle altre. Esattamente. Quindi un gioco veramente stupendo che, come tutti gli altri che vi presentiamo nei nostri video, potrete giocare qui dentro. Welcome to Turrican! Turrican potete provarlo a Retro Edicola Club sia sul nostro bellissimo Amiga 500 sia sul 1200 Tower. Vi aspettiamo qua a giocare con noi. Anche senza casco. Io ti leggo nel pensiero. Forse è meglio di no.
Ragazzi, vi salutiamo, ci vediamo per il prossimo video e come al solito, se avete delle richieste, domande e qualsiasi cosa vi possa venire in mente, non dovete fare altro che scrivercelo. Ciao! Ciao ragazzi! Thanks again.